Ciao e ben trovato amico del Buddha e del buddismo. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti a questo canale, se non l'hai ancora fatto fallo, ma grazie anche a tutti coloro che si sono iscritti al nostro nuovo canale Musicaura. Trovi il link in descrizione. Musicaura è il nuovo canale che noi abbiamo aperto dedicato alla spiritualità della musica. Ma entriamo subito nell'argomento. Oggi ti voglio smuovere un ricordo. O meglio, ti voglio parlare di un qualcosa che già conosci, ma sotto una luce diversa. Meglio ancora, immaginiamo davvero una telecamera, facciamo proprio una zoomata su un particolare di questa grande tragedia. La tragedia qual è? È la tragedia avvenuta al Titanic, insomma, quella barca lì, quella nave lì, scusami. L'episodio qual è? Gli orchestrali di bordo. Ce li ha fatti vedere bene anche il film che abbiamo visto con DiCaprio e insomma abbiamo visto che gli orchestrali, mentre la nave affondava, loro hanno continuato a suonare. Ora, tu dirai, ma cosa c'entra il Titanic con il buddismo? C'entra e come? Ascolta fino alla fine e vedrai che te ne rendi conto. Che cosa hanno fatto queste persone? Sono riuscite a mettere da parte se stessi per gli altri. Perché loro suonavano perché? Per aiutare le persone. E in che modo? Cercando di tirare fuori quella minima particella di bene, di bello che c'era in una tragedia di questa portata qua. Ma prova un attimino a pensare a loro. Prova a pensare che quando hanno preso gli strumenti sul ponte della nave erano consapevoli che quella sarebbe stata l'ultima musica che avrebbero suonato. Pensa ai loro cuori, pensa alle loro famiglie e fermati un attimo. Ecco, questi erano esseri umani o erano alieni? Perché non è logico non pensare a se stessi in favore degli altri. Quindi, come sono riusciti a fare tutto questo? Come sono riusciti, ovviamente, non lo so. Però una cosa che so è che dietro a tutto questo c'è un grande insegnamento. Ecco l'essere umano, ecco l'Homo sapiens sapiens. E perché buddismo? Perché il buddismo tenta di costruire questo tipo di persone. Ora tu mi dirai, ma l'orchestra del Titanic non erano buddisti, ma ci sono persone che hanno naturalmente determinate predisposizioni, lo sappiamo, no? È come un talento. Il buddismo cerca di tirare fuori da noi questa grande parte che nel buddismo viene chiamata buddhità. Cos'è la buddhità? La buddhità è la particella che noi abbiamo dentro di noi, consustanziale, senti che parola che ti butto giù, con l'assoluto. Noi, il nostro compito perlomeno qual è? È quello di alimentare questa particella, renderla più viva come se fosse un muscolo, fare in modo che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, sia sempre più forte, sia sempre più grande. E questo perché? Perché più grande è, più forte è, più è lei che guida la tua vita. È questo il punto. Più tu ti dedichi al bene,
e più ti riempi di bene e più vibri ad una frequenza alta, e la frequenza alta porta frequenza alta. Più tu coltivi il tuo cuore, più il tuo cuore permea ogni istante della tua vita. E tutto sappiamo che viene dal cuore. Tutto sappiamo che è il cuore che determina come noi prendiamo una determinata cosa. E secondo come noi la prendiamo, questa cosa diventa buona o cattiva, o più buona o più cattiva, inutile, dannosa, o invece una grande occasione di crescita. E poi di questo ne andremo a parlare in un altro video, però, perché è un argomento un po' complesso. Quindi il mio tentativo qual è? È quello di portarti a contatto con il cuore, con i cuori di persone che nel momento più brutto della loro vita hanno dato il meglio. Ecco, i telegiornali, i vari, siti di notizie per attirarti, ti parlano sempre di cose, riuscire a mangiare davanti al telegiornale ci vuole veramente un pelo incredibile. Tu sappi che quella è soltanto una piccola parte dell'uomo. L'uomo che uccide la propria compagna o per gelosia o per qualsiasi altro motivo non è l'uomo. È un marziano all'interno di una comunità. Ma non puoi considerarlo uomo, perché se fosse uomo non lo farebbe. Quindi tieni presente la meraviglia della vita, perché la vita riesce a stupirti anche con queste cose. E come si impara, come ti insegna la vita? La vita ti insegna attraverso tutto questo. E attraverso tutto questo che tu devi cogliere l'essenza. Però per cogliere l'essenza magari ci vuole qualcuno che ti indichi perlomeno la direzione. Ecco, questo vuole essere il mio piccolo tentativo. Prova un attimino a concentrarti sul bello, sulle cose belle. Non ti dico di fare il menefreghista. Gli altri stanno male, vabbè, mi giro dall'altra parte perché sennò poi sto male anch'io. No. Però lavora su te stesso in modo che sia il bello, che sia il bene che predomina dentro di te. Perché il male ti avvelena. E se sei avvelenato non riesci a correre, non riesci nemmeno a camminare. Di conseguenza, se vuoi davvero vivere una vita piena e una vita buddhica, chiamiamola così, devi imparare a nutrirti anche attraverso questo mezzo. Perché, come ho già avuto modo di dire, non ci nutriamo soltanto attraverso il cibo, ma ci nutriamo anche attraverso tutti gli altri nostri sensi. Ed è questo che fa di noi ciò che siamo. A seconda di ciò che ci nutriamo, siamo. Ecco perché è importante perseguire la strada tracciata dal Buddha, vivere delle vite attenti, perché attraverso la nostra consapevolezza facciamo le nostre scelte. E le nostre scelte, si sa, sono importanti. Per finire, per concludere, voglio riportare di nuovo la tua attenzione a queste persone. E questo a me fa piacere pensare a questo tipo di manifestazioni umane. Mi fa piacere pensare a loro, mi fa piacere pensare a Falcone, a Borsellino, che nonostante che
Sarebbe stato tutto molto più comodo, molto più bello. Il contrario, hanno continuato a perseguire la strada che era giusta da percorrere. Ciao, a risentirci alla prossima.